stuff. Spend more money on the independents, because that's where a lot of the great ideas are and where the people are doing their best for you against all odds. Don't give the big companies their money, because they're just selling you the same old stuff. But they do sell good entertainment, like Hollywood movies sell you good entertainment. You know, people go and see the next Batman movie. You know, I could make the worst Batman movie ever made now, and you would still go and see it because you were curious. Hey, what's that like? So I would get my money back just because you wanted to know. It's like, that's bad. Just say, well, I'm not going to go and see it because it's not going to get any good. So that's it. But are you going to be in control? That's the point of your actual ability to control, you know, the way things are. Beh, non so veramente, non credo che ci sarà un altro risultato come quello. La situazione non è veramente poi facile. Per esempio, vi racconto il film di Batman, le persone vanno a vederlo, io ci sono andato ma avrei voluto chiedere i soldi indietro, perché è semplicemente un qualcosa di commerciale, ma come si può controllare questa situazione? Smettete di farlo, smettete di comprare cose, di spendere soldi in queste cose e magari la situazione cambierà di conseguenza, però credo che sono in dubbio se ci sarà un altro risultato come quello. Salve, io volevo fare una domanda invece sui rapporti tra fumetto e web, prendendo spunto dal fatto che uno dei suoi prossimi progetti sarà incentrato sulla fruizione online. Volevo chiedere se per un autore sapere che una storia, un disegno verrà fruito su uno schermo, quindi con tutto quello che comporta dal punto di vista percettivo, per esempio una minore durata nella lettura rispetto alla lettura su carta e così via, comporta anche a livello progettuale un modo diverso di disegnare e di concepire una storia a fumetti, quindi a partire sia dalla narrativa sia dalle immagini. E poi una piccola chiosa su Superman, penso che così come Batman, dietro il costume si nasconda una profondità simbolica che negli anni è stata elaborata e abbia anche una sua, diciamo, validità nell'ambito più dell'immaginario supereroistico. Grazie. Scusa, puoi ripetere la seconda domanda? E anche se è la prima, perché credo di non averti capito bene. Sì, no, volevo chiedere se, sapendo che un fumetto viene fruito invece che su carta, su uno schermo, con quello che ne comporta dal punto di vista percettivo, perché un lettore che appunto usufruisce di un fumetto su uno schermo legge con una velocità maggiore rispetto ad un lettore invece che legge la stessa storia su carta, se questo dato di fatto comporta per chi scrive, per chi diciamo crea, anche una diversità nel progettare le storie. Questa è la prima domanda, non so se è chiara. Okay, there's absolutely no, to answer your last question first, I guess, there's absolutely no difference between creating something for digital and creating something for print, unless you take into account motion comics. Now, you know, Aces Weekly, we don't deal in motion comics. Motion comics, you know, if somebody can show me a really good motion comic that is aesthetically satisfying, tell me, because almost all the motion comics that I've seen are horrible.
they're aesthetically horrible. You either have a still image or you don't have a still image. You know, I've seen terrible motion comics. I've seen people with hands like this. You know, that's terrible. I've seen people going like this. Now, and these are some of these guys I know, and and they're acquaintances of mine, and they're saying, "Look, isn't this nice? Isn't this good?" And they've got mouths going like this. You know, with the balloons, with the diamond balloons. Now, it's horrible. It's horrible. I can't say to them, "Look, this is horrible," because somehow they believe that the motion comic concept is successful and will sell. Now, it may well be that motion comics of exactly that terrible quality will sell, because this is the thing that we all, none of us who care about the art of comics want to accept. But there are lots of people out there who will buy terrible stuff. It's the truth. We don't want to accept it, but they will. You know, we're trying. Just carry that. Just do that. Just do that first. Parlando di movimento, quindi che riguarda il fumetto, ne ho visti di terribili a mio avviso. Ho visto movimenti di occhi o di mani totalmente artificiali, anche se alcuni pensano che questo abbia successo, ma e ci sono anche addirittura persone che li comprano, quindi però devi fare anche il movimento con la mano e con gli occhi. L'hai già fatto tu, dai. Yeah, okay, right. Alright, okay. But the fact is that there are lots of people out there who will buy terrible stuff. If motion comics actually become successful, the art form itself is in danger. It's serious artistic stuff. I hope that doesn't happen. With Aces Weekly, we don't do any of that stuff. We don't do motion comics. What we do, we just put great comic art on screen instead of on the page. That's what we do. Because great comic art survives anything. You know, you can drop a bomb on it. You know, whatever you do with it, you know, dig it up out of the ground. Great comics art survives. It's fantastic. We don't screw with it. We don't have motion comics. But I'm afraid for the medium itself, because if motion comics wins, we're all in trouble. I have to say, even though I've just mentioned that I see no problem with some medium which uses the still picture and produces a different effect of ordinary comics. But once you start getting people moving their hands like this, you know, and blinking when they're talking, we're all finished. You know? But there might be people out there who are going to buy it, and we have to be scared of those. We have to be scared. Beh, quello che mi spaventa è che molte persone li comprano e che questo modo di fare un fumetto abbia poi successo, ma posso garantire che non sono assolutamente d'accordo con questo modo di fare, perché la mia ultima opera, appunto Aces Weekly,
è semplicemente fumetto sullo schermo invece che sulla carta, ma mantiene gli stessi principi del fumetto su carta ed esisterà per sempre in questo modo. Infatti credo ci sia stato un equivoco, nel senso non mi riferivo al motion comics, mi riferivo proprio alla fruizione del fumetto, lo stesso tipo di fumetto non in movimento ma statico, però invece che su carta su schermo, non mi riferivo ai motion comics, anche perché penso sia una forma d'arte appunto ancora acerba, non ancora matura. E poi solo una chiosa sul valore della maschera e del costume, nel senso che anche Superman, anche il costume di Superman in realtà nasconde delle profondità simboliche che solo per il fatto di essere così presenti nell'immaginario occidentale da tanti decenni credo abbiano un loro valore intrinseco dal punto di vista della cultura popolare. Grazie. Yeah, exactly. Absolutely. Absolutely. Sì, Absolutely. assolutamente. Yeah, absolutely. Allora, io direi di andare alla chiusura di questo nostro incontro. Volevo giusto sottolineare un ultimo aspetto, rimandando anche al dato di formazione di Dave Lloyd, il discorso cinematografico. Più volte lui fa riferimento a una serie di film, penso in particolare al Dottor Faust di Barton da Marlowe, al Signore delle Mosche di Peter Brook e fondamentalmente ancora una volta a King Kong che quindi da Alberto Abruzzese in poi impareremo a leggere come straordinario esempio di sintesi tra estetica e società di massa. Ringrazio tutti voi, ringrazio il professore Trezza, ringrazio Simona Trezza e ringrazio David Lloyd che potrete seguire sul suo sito elforlloyd.com. Grazie. Grazie, and I'm sorry that I spent a lot of time talking about my real feelings about what I do, because it's very important to me, and that's what I want to say. Grazie mille, scusate se mi sono dilungato parlando dei miei sentimenti, ma è una cosa che è molto importante per me. Elio?